Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, oggi proseguiamo con la vibrazione del numero 6, quindi le persone nate il 6, il 15 e il 24 del mese hanno un'energia 6. Il 6 appartiene al gruppo emozionale dei numeri, è associato a Venere e per questo è considerato un numero femminile e la sua parola chiave è unione ed equilibrio, mentre il suo punto debole è il controllo o l'iperprotezione anche. Dunque, il 6 è il numero per eccellenza della famiglia, dell'associazione, dell'unione, del gruppo e anche il modo in cui lo disegniamo sembra quasi una donna incinta. Ci parla di qualcuno che viene a nutrire, che viene a sostenere, ad appoggiare, a lavorare proprio per l'equilibrio, per l'armonia, l'amore, la generosità, la comprensione e la solidarietà nel gruppo. È un numero associato alla responsabilità, all'onestà, alla fedeltà, hanno un forte senso dell'amicizia e oltretutto sono persone molto generose, molto appunto orientate alla famiglia, orientate al benessere del gruppo. Sono persone quindi anche generose, comprensive con gli altri e potrebbero essere sensibili a temi proprio umanitari. In questo senso il 6 dona. Dona il suo tempo, il suo denaro, il suo impegno, la sua energia. Però, a differenza del 2, dove il 2 semplicemente dà per dare, per il piacere di dare e non si aspetta nulla in cambio, il 6 invece sì. Il 6 sì che si aspetta qualche cosa in cambio e di solito si aspetta il controllo, ovvero di avere il controllo su di voi. Il 6 dice io ti do, ma tu devi seguire le mie regole, è quello che mi aspetto da te perché io ti ho dato. Questa è una parte importante e la vedremo poi soprattutto nella vibrazione negativa. Diciamo che tendenzialmente sono molto generosi, sono persone che considerano le persone che hanno intorno o le persone con le quali hanno a che fare direttamente proprio come parte della loro famiglia, quindi gli viene proprio naturale dare. Si sentono come un capo, perché fondamentalmente quello che sono i capi famiglia, quelli che dirigono, tengono insieme e armonizzano i membri della famiglia. E se sono proprio capi a livello lavorativo, non tratteranno le persone come semplici dipendenti. No, i 6 sono persone proprio che proteggono anche i loro dipendenti, si sentono in dovere di prendersi cura e di proteggere le persone intorno a loro e gli altri li usano per sentirsi protetti, ok? Per prendersi cura di loro. Hanno un grande amore per la famiglia, per i parenti, per gli amici. Sono persone che si sentono complete e felici quando sono in una comunità, quando uniscono un gruppo o quando uniscono delle persone in qualsiasi attività dove si possa svolgere un servizio agli altri, un servizio appunto come vi dicevo prima umanitario. Per i 6 l'armonia è molto importante, la propria armonia, ma anche quella delle persone che amano, è una cosa fondamentale. Sono persone sensibili e hanno bisogno proprio di sentirsi amati e protetti anche loro. Questo è importante perché? Perché i 6 abbiamo detto sono generosi e danno e vengono proprio ad imparare l'equilibrio tra il dare e il ricevere. Perché per il 6 è molto facile dare, però è più difficile per loro ricevere. Anche il modo in cui disegniamo il 6, la fine del tratto, questo tratto che si chiude all'interno, ci dice che quando loro ricevono tendono, diciamo così, a chiudersi. Ed è proprio quello che viene ad imparare, cioè a nutrire, ad amare e a rispettare anche se stesso, senza chiudersi. Sono persone coerenti con ciò in cui credono, di solito
hanno un forte senso patriottico e possono anche essere proprio attivisti a favore della giustizia. E sono persone che hanno una buona dose di orgoglio per la loro terra, le loro tradizioni, gli usi, i costumi, i cibi, per il loro paese in generale, cioè sono attaccati alle radici e anche alla famiglia, abbiamo detto. Hanno capacità di apparire calmi in situazioni di rischio o di emergenza, cioè sono le classiche persone che hanno sangue freddo. Anzi, è proprio davanti ad un'emergenza che il 6 sa esattamente come unire le forze per uscire dalla situazione. Di solito sono persone comunque amate e rispettate, ammirate, creano proprio un ambiente di pace e aiutano le persone che hanno bisogno di loro. Sono conservatori, possono anche essere proprio antiquati o lavorare nell'antiquariato ed essere molto tradizionalisti, conservatori mi viene anche da dire. Proprio per questo amore nella tradizione, in quello che c'è già stato, anche per gli anziani proprio, il 6 dà un valore molto elevato a quello che è venuto prima, a quello che è la storia familiare, la storia magari del proprio paese e di conseguenza danno un valore a quello che c'è già. Per cui sono persone che rispettano e si adattano alle leggi, alle regole. Gli piace vestirsi bene, mangiare bene, vivere comunque comodamente. Sono persone anche organizzate perché abbiamo detto che organizzano, sono un po' i capi, quindi riescono ad organizzare bene. Però insomma gli piace la vita comoda, gli piace la buona cucina, i buoni hotel, le comodità. E una loro caratteristica è che sono persone molto produttive, molto laboriose, cioè si danno tanto da fare, sono persone nate efficienti proprio. Il punto qual è? Che tendono alle volte a caricarsi di responsabilità che non sono loro. Può succedere proprio fin dall'età infantile, che un 6 si carichi di responsabilità familiare che in realtà non gli corrispondano. Diciamo che il loro compito è quello proprio di creare o imparare a creare armonia all'interno del proprio gruppo. Diciamo che sono la colla delle persone, la colla, il collante di una famiglia. Il 6 unisce. Molti gruppi di amici o di circoli sociali non si unirebbero se non fosse per il 6, perché proprio è il numero che attrae, è la calamita che unisce con forza per creare qualcosa di più grande. Se avete un 6 in essenza, vi dice proprio che il lavoro che venite a fare su questa terra non è individuale, ma piuttosto venite come collante perché avete proprio questa capacità di unire le forze per generare qualcosa di più grande, per generare un bene collettivo maggiore. Come vi dicevo prima, i 6 hanno questa tendenza ad assumersi tante responsabilità proprio perché sono le tipiche persone che risolvono i problemi e quindi gli altri vanno dal 6 e gli dici senti ho questo problema, mi aiuti? Il 6 nutre, quindi quando gli altri hanno dei problemi o hanno bisogno di nutrimento o hanno bisogno di sostegno, di appoggio, si rivolgono proprio al 6. Questa attitudine è istintiva e una qualità del 6 è che non permettono a nessuno di chi sta loro vicino di crollare, di cedere, di decadere. Non lasciano che le persone si abbandonino a se stesse, perché anche loro di solito non abbandonano mai le cose che iniziano. Cioè diciamo che iniziano una cosa e poi la finiscono e hanno proprio il dono della manifestazione, cioè dico quello, faccio quello, si manifesta quello. Ricordiamo che tutti i numeri hanno un dono. Il dono dell'1 è proprio questo inizio, il venire a fare qualcosa di nuovo, sono i semi di quello che si raccoglierà. Il 2 è il dono della connessione, il 3 ha il dono della creatività, della comunicazione, della gioia. Il 4 è la struttura, il creare, ha il dono proprio della costruzione. Il dono del 5 è il cambiamento, il mutamento, l'espansione, il movimento, e il dono del 6 è proprio il dono della manifestazione. Ci parla quindi di persone che hanno la capacità di manifestare nel mondo ciò che affermano o dicono, o anche solo quello che pensano.
e state pur certi che se un 6 dice succede così, cioè accadrà. E accade proprio come hanno detto loro. Accade perché il 6 ha questa capacità, quando afferma qualcosa, soprattutto quando è un'affermazione accompagnata da una carica emotiva, ha come questo potenziale di manifestare molto alto. Andiamo a vedere in negativo. Allora, abbiamo detto che se in positivo è il dono della manifestazione, lo è anche in negativo, però si manifesterà qualcosa di negativo. Se siete un 6 e vi rendete conto che potete vibrare in negativo, fate attenzione a quello che dite, a quello che pensate. Cioè, d'ora in poi questa consapevolezza di essere manifestatori nati vi deve mettere nelle condizioni di non autosabotarvi, di non parlarvi male, di non dire succederà una catastrofe, succederà un disastro, perché avete questa capacità di manifestare. Quindi via tutto quello che è autosabotaggio. Non ce la faccio, non posso farci nulla, non arriverò mai in tempo, perché manifesterete proprio quella roba lì. Quindi attenzione a come pensate e soprattutto a quello che verbalizzate, perché create come un'onda che per voi numeri 6 ha come un 90% di probabilità in più rispetto agli altri di manifestarsi. Il 6 negativo ci parla di una persona che ha grandi insicurezze e obiezioni emotive. Sono persone che tendono a iperproteggere o danno di più o risolvono la vita agli altri, cercando però di creare come un legame di gratitudine perché hanno bisogno di sentirsi necessari, cioè fanno perché gli altri siano loro grati, perché così loro si sentano necessari. Il 6 pensa che deve dare, che deve risolvere, che deve prendere in carico certe questioni, certe responsabilità, perché se non lo fa, se non dà, allora gli altri non vorranno stare con il numero 6 e non gli saranno quindi vicini. Questo modo di pensare li porta a comprare l'amore per sentirsi necessari e se per caso non possono comprarlo in quel momento, si sentono svalutati, disprezzati, non utili. I 6 sono molto generosi, ma sono condizionati a questa generosità. Cioè, abbiamo detto che il 6 dà e si aspetta qualche cosa in cambio, quindi anche alla sua generosità lui si aspetta qualche cosa in cambio. Di conseguenza, quando un 6 vibra in negativo, ama in modo condizionato. Ti amo solo se fai quello che voglio, solo se sei come ti dico io. Abbiamo detto che in negativo controllano, soffocano, iperproteggono e non importa chi hanno davanti, può essere il partner, possono essere i figli, i genitori. Sono i soccorritori delle persone con conflitti emotivi e nel momento in cui trovano qualcuno che ha problemi, che ha dei conflitti, il 6 cosa fa? Pensa, io ti aiuto, se ti aiuto ti sono necessario e quindi tu non mi abbandonerai, non mi lascerai, perché mi sarai riconoscente di tutto quello che io sto facendo per te. Il 6, quando è in negativo, si dimentica letteralmente di se stesso, cioè veramente è un numero che dà tanto, cioè dà agli altri, si dimentica proprio della sua situazione, della sua persona, pur di riuscire a dare, a risolvere i problemi della vita degli altri. Quindi diciamo che un 6 è attirato anche da queste situazioni un po' critiche delle persone in crisi e questo fa sì che purtroppo si instaurino come delle relazioni malsane ed estenuanti, no? Ha un po' la sindrome della croce rossina, il numero 6. E soprattutto in ambito sessuale potrebbero esserci come dei disequilibri, perché il 6 quando è in negativo diventa assorbente, diventa egoista, diventa geloso e ha proprio la tendenza a schiavizzare e a castrare gli altri. Io ti do, ma tu mi devi dare. L'amore condizionato di cui abbiamo parlato prima. La loro tendenza al sacrificio li fa diventare persone rassegnate e sofferenze, cioè si sacrificano, abbiamo detto che mettono da parte loro stessi pur di dare agli altri. E poi però che cosa fa? Vi gira la questione, cioè crea come una manipolazione emotiva inerente al suo sacrificio. Non vedi che con tutto quello che faccio per te
mi dovresti trattare in questo modo, mi dovresti fare quello, mi dovresti dare quell'altro. Si sacrificano e poi usano questa cosa come fosse un'arma, come fosse appunto, è una tecnica di manipolazione, una tecnica quasi di ricatto, vi fa sentire un po' in colpa. E questo porta alla fine all'essere esausti, sia per, diciamo, quello che il 6 ci dice, sia per tutto quello che noi dobbiamo rispondere al 6 per difenderci, per giustificarci. In negativo sono anche persone ipocondriache, proprio per manipolare l'attenzione, perché se io dico che sono malato, che povero me mi è successo questo, che non dormo, che sono malato, che sono irritato, che mi è successa questa cosa qua, cosa fanno? Ottengono attenzioni o ottengono compassione o si sentono in qualche modo nutriti dal mondo esterno, quello che loro non riescono a fare è ricevere perché si chiudono, avevamo detto, no? Quindi ragazzi, per polarizzare un 6 in positivo è importante dare libertà alle persone. Non cercate di risolvere i loro problemi rendendoli magari insicuri, inutili e dipendenti, ma piuttosto dategli come degli spunti per risolvere le loro situazioni. State attenti soprattutto alla famiglia, ai figli, al partner, le persone che sono proprio vicino a voi, perché in realtà la vostra tendenza, la tendenza di un 6 a risolvere queste cose è data proprio dall'amore che sente, da questo essere generosi, dal dare, dal condividere, però in modo negativo tende al controllo e quindi va a finire che poi annulla gli altri. È come se li soffocasse, è come se poi alla fine gli altri diventassero inutili perché voi fate tutto. Si crea come una sorta di codipendenza alla sofferenza altrui, dove danno per sentirsi utili, ma poi quando la persona non ha più bisogno, perché magari è guarita, perché sta meglio e di conseguenza si stacca dal 6, il 6 si sente rifiutato, si sente abbandonato, entra come in crisi. In alcuni casi i 6 possono anche essere superstiziosi, sebbene non è che siano la stragrande maggioranza, però certe volte possono esserlo e alcune volte potrebbero anche adottare come atteggiamenti pessimisti, chiusi, inflessibili, nei confronti proprio di coloro che dipendono dal 6, nei confronti delle persone che aiuta. Si sovraccaricano di responsabilità, abbiamo detto, e questo dipende dal fatto che non sanno dire di no. Hanno bisogno di sentirsi utili, hanno bisogno di sentirsi amati, quindi tendono sempre a dire sì perché pensano che così facendo, soddisfando le aspettative degli altri, avranno questo nutrimento indietro. Un trucco per riconoscere quando un 6 vibra in negativo è la stanchezza fisica, cioè è come se fosse esausto, è come se non faceste molto durante la giornata, però arrivate la sera e siete cotti e non ce la fate più, cioè proprio stremati, senza energie. E quando c'è tanta stanchezza vuol dire che si vibra tanto in negativo. Vuole anche dire che magari le relazioni in questo momento non sono sane, che non c'è un sano equilibrio tra il dare e il ricevere, tra il positivo e il negativo, se vogliamo. E in questi casi tendono a diventare pessimisti, si scoraggiano facilmente, si ossessionano con problemi che restano irrisolvibili. Abbiamo detto che loro sono bravissime a risolvere i problemi e quando c'è quel problema che non riescono a risolvere si ossessionano, diventano testardi. E soprattutto quando sono problemi di natura sentimentale. Diventano ipersensibili alle critiche e questo è proprio, diciamo, un punto cardine per loro perché è quello che devono venire a imparare, proprio superare il rifiuto. E un altro compito, diciamo così, del 6 è quello di imparare a staccarsi dalla casa, dalla famiglia, dalla vita professionale, cioè come se, perché è troppo attaccato a quest'unione, a questo gruppo, è come se dovesse imparare a dividere anche magari i vari settori della sua vita, cioè un 6 non sacrificherà mai la famiglia per far carriera, fa fatica proprio a staccarsi dal nucleo familiare e proprio per questo finiscono per sacrificare la loro vita, il loro sviluppo personale, proprio per esserci per gli altri, mentre gli altri magari continuano a fare la loro vita, continuano il loro cammino, insomma, e i 6 si aspettano che se loro si sono sacrificati per te, tu allora
devi sacrificarti per loro, devi sacrificarti per il 6. Ed è questa proprio la mancanza di equilibrio tra dare e avere. Il 6 dà per ricevere qualche cosa in cambio, non è amore puro. Abbiamo detto prima che tende all'amore condizionato, cioè con condizioni. È facile che in questo caso, nella vita di un 6, ci siano molte opportunità che siano andate sprecate, proprio perché il 6 si aggrappa alle persone care e molte volte tende, proprio per questo senso di attaccamento, tende a tollerare più del dovuto, pur di non rimanere da soli. Ecco, un consiglio utile per il 6 è di chiedersi, nel momento, se avete 6, nel momento in cui state per dare, chiedetevi perché sto dando, perché ho piacere di dare e il puro piacere di dare, o perché mi aspetto qualche cosa in cambio da quest'altra persona? Sto dando per amore, per puro amore o per paura di rimanere solo? Quindi, come esercito il controllo? Come esercito questo equilibrio? Se per caso vi rendete conto che state dando per paura, beh, magari fermatevi un attimo, perché questo può portare poi ad una relazione un po' più, diciamo, con una vibrazione densa. Arriva il momento in cui il 6 pensa: io continuo a dare e gli altri non mi danno, arriverà il momento in cui io sono vecchio e gli altri sono obbligati a darmi. Il problema è che a questo punto gli altri saranno già stufi di stare con un 6 perché il 6 gli controlla la vita. Quindi è molto importante per il 6 riuscire a trovare un giusto equilibrio tra il dare e il ricevere, perché il dare con aspettativa poi potrebbe creare risentimento, insicurezza e frustrazione. I lavori ideali per il 6 possono essere l'educatore, perché appunto ha questa attitudine nel dare, nel proteggere, proprio nell'organizzare anche con la famiglia. Ristoratore, perché abbiamo detto che gli piace la buona cucina, gli hotel di lusso no, i buoni hotel, le comodità. Potrebbe essere un infermiere, perché è uno di quei numeri che cura, un consulente o un allenatore. Bene ragazzi, andiamo a vedere il riassunto. Allora, abbiamo detto che quando 6 vibra in positivo è particolarmente legato alla famiglia, alle responsabilità, abbiamo detto che è un numero che si prende grandi responsabilità, è un capo per natura, è un numero che crea armonia, sono tradizionalisti e conservatori e hanno il dono della manifestazione. Mentre quando sono in negativo hanno un amore condizionato, sono controllatori, creano codipendenza, sono manipolatori, mettiamo manipolatori emotivi, sono ipocondriaci, perché cercano attenzione, ipocondriaci, e tendono all'autosabotaggio. Bene ragazzi, come ho detto anche negli altri video, ci sono momenti di vita dove si vibra in positivo, momenti di vita dove vi risuonerà di più la parte negativa, oppure potrebbero esserci settori di vita in cui vibrate in modo positivo e settori di vita in cui vibrate in modo negativo. Fateci sapere, condividete con noi nei commenti la vostra esperienza personale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!